qui, Wilson Pro Staff X, grazie a Tennis Warehouse per avermela fatta arrivare con la Luxilon Alu Power Vibe. Ho goduto nel provarla in campo, mi è piaciuta molto, sono partito con un'idea ma ne sono uscito con un'altra ed è un'idea positiva. Piccolo grande amore, solo piccolo grande amore. Vabbè, bando alle ciance, abbiamo scherzato, abbiamo riso, vi ho fatto anche una parte di spettacolo canoro. Mi è sembrato opportuno, diciamo, iniziare così per quella che è la recensione tanto anticipata della Wilson Pro Staff XV14, ragazzi. Io ho avuto diverse Pro Staff nella mia storia tennistica, dalla Pro Staff Original alla Pro Staff Hypercarbon 5.1, la Pro Staff 95. Questa sicuramente, diciamo, che ricopre un ruolo importante nella lista di racchette con cui ho giocato molto o poco, ma cerchiamo di andare con ordine. Partiamo dal punto di vista estetico. Intanto sono in un setup particolare, spero che con le luci si riesca a capire perché ho appena fatto il trasloco, ancora non mi sono organizzato con tutto quello che è l'ambaradan di luci e quant'altro, e spero anche che l'audio sia a posto. Ditemi qui sotto nei commenti se è tutto ok e ditemi qui sotto nei commenti anche la vostra esperienza in casa Wilson con i telai Pro Staff, se ne avete mai posseduto uno. Ora, questa Pro Staff cambia fondamentalmente colore, per dirla breve, perché passiamo da un nero comunque sia molto iconico in casa Pro Staff a questo color brownie, marroncino, orange, arancione, non lo so come lo possiamo definire. È molto bello, è una verniciatura comunque opaca ma riflette la luce con questi giochi di colore, dove abbiamo la scritta Wilson qui in sovraimpressione con una colorazione leggermente differente che è lucida. Abbiamo la scritta Pro Staff X qua e possiamo dire che abbiamo altri piccoli dettagli. Mi viene in mente il PVS qua a ore 3 a ore 9, dove il telaio praticamente rientra un po' verso il piatto. Abbiamo il Paradigm Bending scritto qua, che è una tecnologia di cui vi parlerò tra poco. Abbiamo quello che è un manico stile Wilson, chiaramente, dove hanno accentuato quello che è il terminale del cap. Può piacere, può non piacere, dipende da come la si impugna, lo percepisci in fondo qua nel palmo, diciamo così, è molto pronunciato. Questo non è un cuoio, mi ha tratto in inganno quando ero in celofanatta, in realtà quando lo tocchi è molto gommoso. Hanno ricreato l'effetto estetico del cuoio, peccato. Wilson si è persa secondo me in un bicchiere d'acqua, perché vuoi fare le cose, falle per bene. Non è una cosa molto, molto bella questa che hanno fatto. Che dirvi, esteticamente io la provo, mi piace molto. Un cuore bello, diciamo, pronunciato, una racchetta che si fa giocare tranquillamente per il rovescio a mano, sia dal punto di vista della presa sul cuore sia dal punto di vista del manico, e faccio notare come non rimanga tantissimo spazio per il due mani, ok? Se noi la consideriamo con il grip di casa, una volta che ci metti l'overgrip sopra, chiaramente ti puoi spostare un po' più in alto per farti più spazio. Prima di andare oltre, andiamo subito sul campo con le caratteristiche tecniche, la tecnologia e le sensazioni sostanzialmente. Ringrazio Tennis Warehouse Europe per avermi fatto avere questa racchetta, che vi faccio presente. Grazie a Tennis Warehouse per il consiglio anche dell'incordatura che mi è arrivata con Luxilon Alu Power Vibe, la nuova corda della Luxilon, che è una corda molto morbida e confortevole, di cui vi parlerò nella recensione. Incordato a 21-20, prime sensazioni sono ottime, ma andiamo in campo, forza! Maglietta un po' abbondante. Possiamo che partire dalle caratteristiche tecniche. Un ovale di 100 pollici, una novità,
Abbiamo un peso di 315 grammi non incordata con un bilanciamento 31 cm. Parliamo di un'inerzia registrata stando ai dati da Tennis Warehouse a 322 punti. Abbiamo una rigidità a 66 punti come la versione precedente, che comunque inizia a essere in qualche modo mediamente flessibile. Il mio gomito tende a segnalarmi ogni qualvolta stia giocando con un telaio con Ra 65 o superiore. Questo l'ho trovato con la Pure Aero, questo l'ho trovato con la Pure Drive VS ultimamente, ma anche con le nuove Radical che hanno Ra 65 pure si sono fatte sentire. Bene, con questo telaio non ho avuto questo problema, probabilmente anche grazie al paradigm bending di cui abbiamo parlato prima. Si tratta comunque di un telaio che non si fa così sentire né sul polso né sulla mano né soprattutto sul gomito. Il profilo della racchetta è lineare, stiamo parlando di 21,5 per tutta la lunghezza della racchetta. Lo schema corde è 16-19 con un pattern abbastanza stretto che rende molto precisi i colpi. E allora con questo telaio Wilson inserisce nella sua leggendaria formula Pro Staff un ovale più facile da utilizzare, sicuramente più indulgente, con un'inerzia inferiore che la rende una racchetta più maneggevole rispetto alla sua sorella maggiore, la Pro Staff 97. Un telaio più tollerante, una buona opzione per giocatori di livello intermedio e avanzato sicuramente. Parlando di tecnologie, il paradigm bending è una tecnologia di layup che abbina un fusto flessibile che garantisce ottime sensazioni a un perimetro più rigido intorno alla testa per la stabilità e la potenza. Chiaramente la racchetta dispone anche della tecnologia 45 che allinea strategicamente le fibre di grafite ad un'angolazione di 45 gradi al fine di aumentare la flessione laterale durante l'impatto. Il risultato è un aumento del tempo di permanenza e dell'attrito della pallina sulle corde per una maggiore padronanza della palla. E allora, in definitiva, inserendo la classica precisione della Pro Staff in un ovale di dimensioni leggermente più grandi come questo, abbiamo una racchetta che probabilmente soddisfa molte esigenze. Risulta facile pensare a questa racchetta come una risposta alla Gravity Pro oppure un po' più lontana anche la Speed Pro, che sono comunque racchette con piatto 100 e che hanno un profilo costante e che sono volte, soprattutto la Gravity, al controllo e la precisione. Per quanto mi riguarda, la Radical Pro, che si pone in realtà come una racchetta controllosa ma allo stesso tempo con un buon accesso alla potenza, con un peso similare da 315 grammi pur avendo un piatto da 98, non è risultata all'altezza di questa Pro Staff X. Lo sweet spot di questo telaio è abbastanza ampio, non ti dà particolari problemi a patto che tu sia sempre positivo, reattivo sul campo e ti muova bene quando richiesto dal tipo di palla. Posso constatare che è un telaio che gioca molto bene a regimi più elevati rispetto ad un gioco più blando. Posso anche constatare che si gioca meglio quando si gioca con dei colpi non troppo arrotati, non è una racchetta che nasce per il top spin esagerato, ha bisogno di colpi precisi, lineari, un po' liftati, quello sì, oppure piatti. Sul gioco al volo chiaramente si gioca da Dio perché è una racchetta che ha grande stabilità e comunque trasferisce massa. Per quanto riguarda il servizio, abbiamo un'ottima prima di servizio così come anche un ottimo slice. Chiaramente il kick è molto più complicato da far girare, far uscire a dovere, vista appunto la sua difficoltà in generale. E allora per i puristi potrebbe sembrare un oltraggio, potrebbe sembrare sacrilegio, blasfemia, però la scelta di Wilson di andare su una Pro Staff 100 partendo da una 85 come quella utilizzata da Sampras, Edberg, lo stesso Federer è un po' la scelta giusta da fare, è la necessità che si fa virtù perché fondamentalmente il mercato va verso questa direzione e anche una racchetta come la Pro Staff si è dovuta svecchiare. Ho trovato le Luxilon Alu Power Vibe 1.25 tirate 21-20 kg, l'accoppiata perfetta per questo tipo di telaio, morbide, confortevoli, veramente un completamento. E ora, per farvi rendere ancora di più l'idea, ci godiamo qualche punto fatto in campo col servizio per capire di cosa stiamo parlando e per farvi capire la precisione chirurgica che può avere questo telaio e come ti permette di gestire il punto in campo.
Allora proviamo a concludere. A chi la consiglio questa racchetta? Sicuramente al giocatore che sa giocare, cioè per intenderci, che sia old school oppure il giocatore moderno, comunque che abbia un giro molto alto di braccio, una racchetta che rende bene a regimi alti, quindi sicuramente non la vedo adatta ad un bassa quarta categoria, perché non è che non si possa giocare, intendiamoci, è sempre possibile giocare con qualunque telaio, però farebbe molto più fatica un 4-4 con valore reale 4-4, perché non ha una velocità di braccio, non ha una capacità, un'abilità tecnica tale da consentirgli di poterla sfruttare a dovere, rispetto a magari un 3-2 o un 2-5 che la palla la fa andare, che sia in top spin, che sia leggermente liftato o completamente piatto. Questo è il succo del discorso. Il fatto che sia un piatto 100 rispetto al piatto 97 dell'altra versione la rende un po' più tollerante, ma non più semplice nel suo intero, perché rimane comunque una racchetta complicata. E quindi chiudiamola così. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, iscriviti al canale, dimmi qui sotto nei commenti le tue impressioni, se l'hai già provata, se la comprerai, se ti ha convinto questa recensione, se non ti ha convinto e pensi che ci siano altri telai più adatti al tuo gioco. E continuiamo con la nostra attività. Nelle prossime settimane sono iscritto a ben 3 tornei, quindi vi farò sapere come andrà a finire. E che dire, buon tennis e buona settimana.